Ciao a tutti ragazzi e come al solito bentornati sul canale, spero stiate bene. Dopo la partita vinta per 2-0 contro il Pafos, partita fondamentale, quindi vittoria fondamentale, non ci siamo sentiti. Io ero in viaggio di lavoro, quindi purtroppo non ho avuto tempo, però vi dico anche la verità, credo che se avessi avuto il tempo probabilmente avrei ripetuto un po' sempre le stesse cose perché mi sembra che queste partite della Juventus si assomiglino e non di poco. Ho visto chiaramente come voi i soliti problemi, cioè regaliamo un primo tempo, è un qualcosa che a questo livello non importa che la squadra avversaria si chiami Pafos, se regali i primi tempi o un tempo agli avversari rischi e rischi parecchio in Champions League tanto quanto in campionato e abbiamo già preso le nostre sberle, sbagliamo tanti passaggi semplici, sbagliamo tante cose veramente elementari, quasi formali in un calcio a questi livelli, ci muoviamo molto male e soprattutto giochiamo senza personalità. La differenza, come al solito, lo dico, è questa, che abbiamo vinto 2-0 una partita fondamentale, quindi ci deve essere la gioia per quella vittoria, però noi siamo qua a fare un'analisi, adesso la facciamo insieme. Quindi prima di cominciare, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale, vi ricordo che è completamente gratuito, ma soprattutto ragazzi datemi una mano, lasciate un commento che è fondamentale anche perché mi piace avere qualche interazione con voi e un mi piace, tanto per aiutare questi contenuti ad arrivare a più juventini e massaggiare l'algoritmo. Come dicevo, questa vittoria è stata fondamentale, insomma, lo sappiamo, è stato un avvio molto difficile per noi in questa competizione nella Champions League e contro il Pafos bisognava solo vincere se si voleva poi pensare a rimanere in corsa per andare avanti e per arrivare a questi spareggi per gli ottavi. Però non possiamo neanche fare finta di niente perché rivediamo un po' sempre le stesse cose e partita dopo partita mi sembra che i problemi rimangano un po' sempre quelli. La rosa della Juventus oggi lo sappiamo, dobbiamo essere onesti, è una rosa mediocre, ce lo siamo ripetuti, basta vedere gli interpreti e lo sappiamo. Tolti forse un paio di giocatori di cui sappiamo i nomi e non ripetiamo, è chiaro che manca carattere, manca personalità e questo si vede in campo ogni settimana. Questo non credo sia un'opinione personale, credo che sia la stessa opinione che avete anche voi, ma lasciatemi un commento che sono curioso di sapere cosa ne pensiate. C'è quella sensazione che l'atteggiamento della Juventus che va in campo non sia quello di una squadra che vuole entrare per vincere e ancora peggio non solo sembra che manchi quel qualcosina in più, ma sembra quasi che sia incapace di prendere in mano le redini della partita ed entrare con quella fame che ci si aspetta non solo dalla Juventus, ma da qualsiasi squadra che vuole comunque entrare in campo per vincere una partita, importante o meno che sia, siamo lì per fare quello. Lo scopo del calcio è proprio quello di portare a casa i 3 punti e di sconfiggere l'avversario. Credo poi che negli ultimi 30 metri, anzi gli ultimi 30 metri sono quelli che separano gli uomini e i calciatori veri da quelli che invece insomma hanno dei limiti evidenti perché viene fuori un po' tutto. È lì, è in quella zona di campo che secondo me capisci chi ha le qualità e chi no, chi è un campione e chi non lo è. Serve coraggio, come ne abbiamo già parlato, serve soprattutto qualcuno che salti l'uomo, che si prenda le responsabilità di creare quella superiorità numerica e un giocatore come Conceição che a me sinceramente a volte fa perdere il senno perché Conceição fa sempre la cosa più difficile, cioè nel calcio anche se chiaramente lo diciamo un po' in maniera generica è un po' più complesso di così, però chi ha la qualità come Conceição per saltare l'uomo, per creare poi la superiorità numerica fa già la cosa più difficile, ha già nel taschino la cosa più difficile, che è quella proprio di quell'esplosività e di saltare un uomo. E quando poi sbaglia sempre, diciamo, la decisione successiva, anche se Conceição è stato fondamentale per la vittoria contro il Pafos, è colui che spacca la partita, però bisogna aspettarsi di più da questi calciatori, perché secondo me se Spalletti riesce a lavorare su Cico nel tempo, con la sua esperienza, con l'esperienza insomma che Luciano ha, questo calciatore può diventare veramente un interprete ancora più decisivo per la Juventus perché ha quelle qualità, ripeto, di andare a saltare l'avversario, di creare la superiorità numerica, gli manca l'intelligenza calcistica di fare l'ultimo passaggio giusto al compagno e non andare, non farsi prendere da quella foga di cui abbiamo visto. È come se servisse un po' più l'abilità a volte di fare il passaggio di Zegrova ci vuole quasi un mix che si fondano un po' i due. Credo anche che il problema è che non possiamo continuare a giocare un calcio, se vogliamo crescere, fatto di paura, di lentezza soprattutto e di scelte molto conservative, non solo di Spalletti. Spalletti
le scelte adesso le farà, ma anche proprio in campo serve chi si prenda in mano la squadra. Questa vittoria, ripeto, conta, è una cosa fondamentale, ci mancherebbe, però anche perché in realtà, ragazzi, ci dà quel respiro che ci serve, però adesso serve, secondo me, qualcos'altro, serve un cambio completo, un cambio di marcia e proprio anche un cambio di faccia forse da parte della Juventus. Spalletti per me non può essere in discussione e non lo sarà nemmeno a fine stagione. Non solo se arriva tra le prime 4, onestamente, però deve voltare pagina. Se vuole mantenere la fiducia un po' della società e anche nostra, deve voltare completamente pagina e deve cambiare faccia a questa Juventus. Serve la difesa 4, servono idee chiare e basta con la Juventus che abbiamo visto negli ultimi 5 anni, perché la scusa del poco tempo a disposizione nel calcio moderno sinceramente non regge più. Cioè, se arrivi in estate hai tempo di lavorare, quando arrivi in corsa comunque sia e hai competizione come la Juventus ogni 3-4 giorni, il tempo non ci sarà mai, quindi vendere questa idea che bisogna aspettare il momento giusto per quando c'è la rosa al completo, per quando c'è un attimo di tempo per lavorare insieme, non funziona più, non ce la vendete, si arriva, si entra, si portano le proprie idee e si va avanti. Questa concezione che bisogna continuare a dare continuità al passato può funzionare se arrivi in una squadra che comunque è arrivata in finale di Champions League 2 volte negli ultimi 3 anni come l'Inter, e se è stata una squadra che nonostante abbia vinto meno trofei di quelli che probabilmente si meritava o che volesse vincere, ci sta che arrivi uno come Chivu e dia un po' di continuità e cambi in maniera un po' più lenta, però arriva in un contesto che funziona già. La Juventus da 5 anni è una squadra che non funziona e quindi bisogna assolutamente cambiare, ed è adesso arrivato il momento di fare queste scelte e decidere, perché con Maines braccetto per dargli fiducia, sì, va bene, può funzionare 2 partite, poi onestamente io credo che sia arrivata alla fine questa scelta, cioè a noi serve un calciatore a centrocampo e se con Maines lì non può rendere perché ha bisogno di fiducia, di ricostruire questo suo essere interiore, beh, per 60 milioni ormai non ci va più bene e credo che sia arrivato il momento di prendere una decisione diversa, cioè o con Maines fa quello per cui è stato acquistato, che è il centrocampista, o per fare braccetto a 60 milioni io prendo uno da 60 milioni che fa di mestiere il braccetto, cioè uno di quella qualità. Non uso un calciatore come con Miners. Ho capito la mossa di Spalletti, però adesso ragazzi non c'è più tempo ed è il momento secondo me di fare un cambiamento. Arriviamo poi a Locatelli. Locatelli con tutti i suoi limiti, il problema in realtà lo abbiamo creato noi. Il problema Locatelli lo abbiamo creato noi e non lui. Ci serviva un regista negli ultimi anni e abbiamo deciso di scaricare gente come Douglas Luiz con tutte le problematiche di Douglas Luiz, lo vediamo anche adesso, è infortunato per alcuni problemi anche insomma nel Nottingham Forest, però abbiamo preso Locatelli e l'abbiamo messo in quella posizione lì di regista e ogni volta che arrivava qualcuno di nuovo non le facevamo giocare per Locatelli, quindi noi siamo gli artefici di questo Locatelli regista e abbiamo giudicato, ripeto, Douglas Luiz come lento e alla fine ci siamo messi in squadra un titolare ancora più lento, che però ha meno qualità tecniche e non ha la stessa dimestichezza di saper muovere il pallone come lo sapeva fare Douglas Luiz. Locatelli è un calciatore che può stare in rosa, su questo credo non ci siano dubbi, ma però se è lui il cervello della squadra e chiediamo a lui di essere la persona che detta i tempi di gioco, a quel punto lì questa è la Juventus che ci meritiamo. Il problema lo creiamo noi e non ci possiamo lamentare di un problema che possiamo risolvere in veramente poco tempo. Sicuramente non con la rosa attuale, ma anche con la rosa attuale possiamo fare scelte diverse, scelte di personalità. Aggiungo anche che aspettare Bremer per passare alla difesa 4 per fare dei cambiamenti, secondo me non ha senso. Io a questo punto non aspetterei più nessuno. Tra l'altro parliamo di Bremer che è un giocatore che arriva da 2 interventi al ginocchio negli ultimi 12 mesi e non possiamo continuare a vivere di se e di ma, cioè se con Bremer, se ci fosse stato Bremer questo ultimo periodo sarebbe stato diverso. L'anno scorso avremmo avuto un'esperienza con Motta diversa. Non conta niente, Bremer non c'è, è un calciatore che ha 2 infortuni al ginocchio in 12 mesi e anche l'idea che possa ritornare ai livelli di prima ci può stare, sicuramente non lo vedremo in questa stagione ai livelli di prima, farà molta fatica e sicuramente avrà anche dei blocchi dovuto al fatto che si è operato 2 volte negli ultimi 12 mesi e bisogna anche essere onesti, non sappiamo come tornerà Bremer, quindi adesso fare affidamento su Bremer o usare la scusante Bremer dopo 3 anni, 4 anni ragazzi che comunque andiamo così, Bremer non è quello che ci cambia completamente la squadra, è un giocatore
giocatore forte, era un giocatore forte, adesso sinceramente non so come stia e oggi la realtà onestamente è questa, cioè non possiamo fare affidamento non solo su di lui, ma sappiamo di per certo che con Bremer o senza Bremer la difesa e il centrocampo vanno migliorati senza se e senza ma, non credo che ci siano dubbi. Che ci siano i soldi o che non ci siano i soldi da parte della società, se non cambi i leader dello spogliatoio che ha avuto negli ultimi 5 anni, beh, lo spartito rimane sempre lo stesso e ormai mi sembra che sia chiaro quale sia e non è molto positivo per noi. Abbiamo Cominers, abbiamo David, abbiamo Openda e questi sinceramente non sono campioni, ragazzi, questi sono buoni giocatori che rendono bene in squadre che già funzionano e lo dimostra lo storico di questi calciatori, però a noi manca il contesto. Il contesto Juventus non c'è, non è come l'Atalanta di Gasperini dove arrivava Techetelare che aveva fatto male al Milan e Gasperini lo fa risorgere, ma lo fa risorgere perché arriva in un contesto che funziona. Vi assicuro che se noi domani compriamo De Ketelare, che comunque anche lui sta vivendo alti e bassi, alla Juventus va a fare la fine di quelle che abbiamo comprato negli ultimi 5 anni che poi abbiamo rivenduto dopo 12 mesi. Quindi in realtà è quella, bisogna creare un contesto che funziona e in questo momento non c'è e il contesto va ricreato aggiungendo veri campioni da affiancare a Ildiz. Se i soldi non ci sono, ragazzi, e se la società non può farlo, ve lo dico adesso, dobbiamo accettare che questa sia la nuova Juventus. Questa sarà la squadra che tiferemo, una squadra che purtroppo non potrà lottare per alcuni successi. E dico anche una cosa ai tifosi, lo dico senza voler fare polemica, però bisogna smetterla di vivere nel passato, bisogna smetterla di invocare i Conte, gli Agnelli. Non voglio giudicarvi, però voglio dire questo è un sintomo di mediocrità, è proprio quello che ci ha portato a quello che siamo oggi. Se continuiamo a guardarci indietro, vuol dire che siamo incapaci di costruire il futuro. Vuol dire che siamo incapaci di pensare a quello che può essere il nostro domani. E non si torna a vincere pensando al passato, si torna a vincere costruendo da oggi in poi. Quindi vi invito a fare un passettino in avanti, anche perché domenica c'è il Bologna, ragazzi. Il Bologna, sulla carta di campioni, non ne ha. Però la differenza che ha con la Juventus è che entra in campo senza paura. E nel gioco del calcio, e ve lo dico, e se avete un'opinione diversa ditemi la vostra, se vuoi vincere, la paura la devi lasciare agli altri. Un abbraccio ragazzi, ci sentiamo in questi giorni e come sempre, sempre a Forza Juve. Ciao!